Ma come facevo a non sparare a questo saragone? All'inizio ho visto sto sarago mentre scendevo e ho detto vabbè, lasciamolo stare. Ho gesticolato con le mani per dire che animale, che mostro di sarago. Poi là mi sono appostato con qualche denticione, non c'era nulla. Fino a apnea ho deciso di sparare a questo bel sarago. Niente male, certo è un sarago degli abissi, 40 metri. Nonostante l'utilizzo del piombo mobile, la mia discesa è sempre molto lenta, controllata. Do uno sguardo al profondimetro per controllare il termocrino. Ero curioso di vedere la sua profondità. Ha visto un grosso sarago, ma lo lascio stare. Osservo per bene la mangianza e non mi sembra di vedere nulla. Intanto il brontosarago si allontana. Ok, nessun pesce grosso nelle vicinanze e quindi ripiego sul brontosarago. Da notare il richiamo che faccio. Non è un classico richiamo gutturale, ma creo con la lingua una depressione, irrigidendola la stacco di colpo. Ma forse questo è meglio che ve lo spiego con più attenzione in un prossimo video. Bene, lui sa già cosa fare, ma noi pure. E siamo qua, qualche tuffetto non ce la facciamo più in fondo. Certo. Guarda qua che begli esemplari di pescioni. Proviamo, dai. La compensazione riveste un ruolo importante. Da notare il carico dell'aria che effettua nelle guance. Questo tipo di procedura richiede veramente tanto allenamento e conoscenza dell'apparato bucale. Se la compensazione è fatta bene, ci aiuta a goderci tutto il tuffo, senza creare stress o guai a livello timpanico. Lascio il piombo mobile di 4 kg a circa 10-12 metri dal fondo. Con questa discesa molto lenta mi permette di attirare con molta più facilità il pesce. Alla fine decido di appostarmi su questo panettone con delle gorgone. Grazie a loro mi posso nascondere e così incuriosire anche il pesce. Sicuramente un po' per la profondità e comunque per un'azione di caccia molto elegante e silenziosa il pesce viene attirato dalla mia presenza. È condotto di ben 6 kg. Che spettacolo questi pesci! Un gommone! Oh, due che dottone! Ok, Christian! L'amico Christian! Quelle delle dorate!
Grande Cristian! Ciao Cristian! Un vero professionista della pesca con la canna e comunque è un professionista, non una persona qualsiasi. Gommone targato e tutto il resto, e licenza. E noi gli rompiamo le scatole ogni tanto. Molto importante recuperare per bene questi tuffi. Con il taravana non si scherza. Grazie a Dio non ho mai incontrato questa patologia di decompressione. Sono molto attento e cauto. Dalla lettura del fondale, su questa secca mi è sembrato di avvistare qualche ricciola. Sembrava. Ma niente, invece un pesce balestra, molto curioso come al suo solito. Ma vabbè, lo lascio stare, lo grazio. I might rent the Lambo and go drive it like it's stolen. I've been living wild, I'm just going through the motions. Stumbling out the Uber, grab my hand, gave me the notion. Swimming in your water, but it feels just like the ocean. I can't lie, I've really been addicted to you. All of my attention I've been giving to you. Caught up in my feelings, I got feelings for you. Caught up in my feelings, I got feelings. Continuo con pazienza le mie immersioni e alla fine trovo un bel branco di dentici. Mi apposto per bene e li aspetto. Aspetto che un pesciotto si possa staccare per poterlo prendere. Ma niente, non ne vogliono sapere. I was sipping more for 2 years straight to the face. Champagne belly bubbles still won't go away. Last year my best man hit a stain with bare face. Now he's gotta help behind the water's cold case. I wake up with pain sometime and never go away. Niente, da istinto mi viene appunto di mandarli a cagare. Scusate ragazzi, con il famoso gesto del dito medio. Oh, you might be a victim, they'll find you DOA. I can't lie, I've really been addicted to you. All of my Lo rifaccio per sicurezza, magari non l'hanno visto bene. E su, si risale. you. Caught up in my feelings, I got feelings for you. On my mind, I can't lie. On my mind, I can't. Quando i dentici si comportano in quella maniera, ragazzi, rinunciate. Se non avete l'apnea, se non siete in perfetta forma, se non è la giornata giusta, rinunciate. Va bene tutto, ho pescato, mi sono divertito, però mi sa tanto che devo far divertire anche il mio amico barcaiolo. Dai Pasquale, tocca a te. Beh, Pasquale è sempre sottomesso a stress con me. Successivamente esamino le sue azioni di caccia e ovviamente arrivano anche le cazziate. Ma vediamo cosa combina in questa sua azione di caccia. In lontananza ci sono dei bei denticiotti. Uno sembra staccarsi dal branco e si avvicina. Quando sta per cambiare direzione, ecco che parte il tiro. Da questa volta non male, tiro buono, preso bene. Ci spostiamo a circa 200 metri dall'ultimo spot. Dal video sembra quasi che non ci sia nulla, invece dopo un po' la curiosità è pesce, pieno di dentici e dotti. Rimane lì un po' imbambolato ad aspettare.
La sua indecisione lo porta a spostare il fucile da sinistra a destra, da destra a sinistra, non sa che pesci prendere. Dalla serie che faccio, quale sparo, il piccolo, il grande, il identice, niente, risale. Il pesce non ce l'ho fatta sparare. Non ce l'ho l'emozione, L'emozione, troppo pesce. Troppo pesce, quando niente pesce, quando troppo pesce. Troppo pesce. Troppi. Cioè, era in vaso di dotti e identici. E non ci hanno menato, qualcuno. Neanche uno mi ha menato, per mia fortuna. Sfortuna. Il bello della pesca in apnea è proprio questo, la condivisione di forti emozioni, farsi una risata con l'amico e sperare di catturare qualche bel pesciotto. E comunque a prescindere vi arriveranno tante cazziate. Se questo video ti è piaciuto non dimenticarti di mettere like, ma soprattutto di iscriverti al canale. Il pescatore non vuol dire andare a mare con il sole, quando il tempo è bello, no, la pioggia. Con qualche altro maniaco che così trovo in mezzo al mare. Sul maniaco Ci siamo.